Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una piccola torcia, sempre della True Night, la Catapult Mini. A differenza delle altre torce, questa dovrebbe essere, perlomeno sulla carta, una torcia di profondità. Nel senso, il raggio di luce è concentrato tutto in un unico punto, quindi dovrebbe andare a una distanza molto più elevata. Qua troviamo sempre i soliti biglietti di precauzione. Questa è la torcia che vedremo dopo. All'interno ci sono sempre moltissimi accessori, compreso il libretto di istruzioni e caratteristiche, l'accetto, ricambio per la porta di ricarica, coperchietto diciamo, cavetto USB, USB-C. E questa è la nostra piccola ma potente torcia. Come vedete già la parabola di illuminazione è un po' più particolare rispetto alle altre torce che abbiamo già visto. Partiamo un po' dai particolari. Come abbiamo detto, qua c'è la porta USB-C per la ricarica, pulsante d'accensione, svitandola all'interno c'è la batteria ricaricabile, batteria da 1100 mAh, una 18350 da 3.7 volt, anch'essa marchiata True Night, contatti placcati. Da quel poco che vedo direi che la circuiteria è fatta molto bene. Guardiamo se riesco a farvi vedere la caratteristica parabola di questa torcia. Ora svito la testa e vi faccio vedere un po'. Ovviamente qui all'interno c'è il vetro, non so se riuscite a vederlo. La parabola di illuminazione di questa torcia è concentrata tutto in un unico punto. Ovviamente anche qua sono presenti tutti gli O-ring per la tenuta stagna. Compreso qua, anche qua O-ring per la tenuta. Per accenderla semplicemente basta premere una volta. Come si può vedere già così ha un gran bel fascio di luce, tutta concentrata in un unico punto. 3 modalità: bassa, media e alta, turbo con doppio clic e SOS. Un altro clic e si spenge. Come vi ho detto, qua c'è il suo laccetto, il coperchio per la porta USB, 2 O-ring di ricambio e adesso vi leggo un po' di caratteristiche principali. Mettiamo anche il suo laccetto. Come materiali è tutto in lega metallica, alluminio, molto solida, leggera nel complesso. E adesso vediamo un po' di caratteristiche principali. Altra cosa interessante e molto utile è la funzione di memoria, cioè una volta che la usate per esempio alla intensità minima, quando la spengete e la andrete a riaccendere, lei ripartirà all'intensità minima. Tenendo premuto cambia intensità e, come si può vedere, riaccendendola ritorna alla modalità con cui l'avete spenta. Leggiamo un po' di caratteristiche di questa torcia. Come sempre, più o meno le caratteristiche che la True Night scrive sul suo libretto sono più o meno veritiere, differiscono per poco, quindi sono abbastanza attendibili. Come vi ho già detto, ha 3 modalità: bassa, media, alta e poi anche la funzione turbo. Quindi alla modalità bassa, cioè 21 lumens, durerà 12 ore. La modalità media, cioè 96 lumen, durerà 4 ore. La modalità alta, 235 lumens, durerà 80 minuti. E la modalità turbo, 680 lumens, durerà 70 minuti. Ha anche la modalità a bassissima intensità, cioè 0.5 lumens, e durerà 106 ore, un po' come torcia di segnalazione, ma a brevissima distanza. La modalità strobo, 680 lumens, durerà 30 minuti. La distanza massima raggiunta, secondo il libretto di specifiche, è 598 metri, più di mezzo chilometro. Ora,
Perché questa distanza così elevata? Perché, come vi ho già descritto prima, il fascio di luce che emette questa parabola è concentrato tutto in un unico punto. Quindi è più che comprensibile questa distanza perché la luce non viene sparata, diciamo, da tutte le parti. Impermeabile con certificazione IPX8 fino a 2 metri di profondità e ha una resistenza all'impatto di 1,5 metri, quindi se vi casca di mano non succede niente. Ovviamente sul pulsante d'accensione ha anche un LED di stato di carica e scarica della stessa torcia e monta un LED della Osram. Ovviamente tutte le caratteristiche le vedrete in video. Altra cosa molto utile di questa torcia è la funzione lookout, nel senso bloccare il pulsante d'accensione. Quindi premendolo 4 volte quando la torcia è spenta, la torcia stessa dovrebbe andare in una modalità di bloccaggio. Lampeggia 2 o 3 volte e andrà in modalità bloccata. Anche premendo il pulsante non si accende. Per sbloccarla riprimete velocemente 4 volte il pulsante e si riattiverà. Questa cosa è molto utile perché una volta che la mettete nello zaino eviterete di accenderla involontariamente, quindi il mio consiglio è sempre quella di mettere in modalità lookout. 4 pressioni veloci del pulsante, il LED lampeggia 3 volte e andrà nella modalità blocco. Per entrare in modalità Firefly, una volta che è spenta la torcia, tenete premuto il pulsante di accensione e lei andrà in modalità Firefly. L'intensità è così bassa che per farvelo vedere, allora, vi spengo le luci, ecco qua, praticamente è 0,5 lumens. Secondo me questa la potete usare in campeggio con la vostra tenda e se non trovate la torcia la mettete in modalità Firefly, la appoggiate da qualche parte e anche se è buio la troverete subito al primo colpo. Ovviamente non consuma quasi nulla perché dura addirittura fino a 106 ore in questa modalità, quindi non c'è problema. Detto questo, dopo che vi ho descritto le caratteristiche più o meno principali, vi faccio vedere direttamente in esterna come si comporta questa piccola torcia. Che dire di questa piccola ma potentissima torcia? Io ve la consiglio se volete luce a grande distanza con un fascio diretto, tipo su un sentiero, oppure per puntare qualcosa durante una vostra uscita notturna, magari qualche animale o qualcosa del genere. Insomma, è una torcia di profondità, ecco. Io comunque vi lascio tutti i link in descrizione, il link dove poterla acquistare. Ovviamente tutti i link dell'azienda produttrice con altre specifiche, il loro sito ufficiale. Comunque, per qualsiasi cosa, per qualsiasi domanda che voi avete, scrivetemela pure nei commenti che io vi rispondo sempre a tutti. Come torcia è di grande qualità, come vi ho già detto, e se volete una torcia con queste specifiche, questa è veramente ottima e a buon prezzo. Io vi saluto tutti e ci vediamo al prossimo video.